Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, pronti alle famose previsioni del nostro lui-lei, ossia le più grandi previsioni sin dalla notte dei tempi? Sì, siamo pronti, siamo pronti. Allora, ragazze mie e ragazzi, grazie, 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 grazie al loop a oltranza per tutto. Grazie, 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 grazie. Ci stiamo scrivendo notte e giorno, è meraviglioso. Mi state scrivendo delle cose pazzesche, stupende. Il lavoro che vi faccio fare sul canale è proprio funzionale a questo, del iniziare a vedere i miracoli come l'ordinario. L'ordinario. Perché chi non vede il miracolo, o chi lo vede come miracolo, è l'uomo comune. Noi stiamo andando verso l'uomo trascendente che è capace di qualsiasi cosa perché andiamo a co-creare con gli dei. Iniziamo a sentire gli eventi che prima vedevamo negativi come benefici, come sì, dammene ancora perché so che sto bruciando karma, dai, 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 dai. Cioè, avete cambiato tutto. Avete cambiato tutto. Ed è l'approccio. E quindi, aspettate, le statuette. È l'approccio che avete che cambia tutto e vedete i risultati, ormai non c'è poco da dire, i risultati sono quelli che state ottenendo quotidianamente. E poi vi dico, come ho detto pure alla nostra sorella un'email, attenta, la mente ti riacchiappa sempre, la razio ti riacchiappa sempre, eh. Fin quando siamo incarnati la razio ti si sta sempre là in agguato dietro di te. Cioè, non fin quando siamo incarnati, perché l'uomo... Siamo in un momento storico in cui è possibile raggiungere il nirvana e quindi lo possiamo assolutamente fare. Impegno, determinazione, forza, amore, 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 serve tanto amore, ragazzi. Amore sai che significa? Ve lo dico sempre, amore significa darsi, darsi, darsi. Io mi do, io mi do, io mi do, io mi affido, io mi do, questo è l'amore. In natura, perché quando vai in natura stai benissimo? Perché in natura tutto si dà, perché la natura segue la legge naturale, la legge universale. Tutto si dà, tutto è prospero in natura, perché? Perché si dà. Darsi è amore, questo è l'amore. Darsi, darsi, qualsiasi cosa, darsi, darsi, darsi. Darsi a chi? Alle tue emozioni, che sono dei. E sono felice che vi è piaciuta tantissimo la favola di potere della dea della notte Nyx e quella ti fa spostare proprio, cioè quella cosa ti fa spostare proprio, una favoletta brevissima chiamata dagli sciamani favola di potere proprio perché ti sposta dalla mente razionale alla mente creativa affinché noi possiamo darci la legge naturale, nella quale noi abbiamo il potentissimo libero arbitrio di scegliere come approcciarci agli eventi. Stiamo entrando in un mese di ottobre, come vi ho già preannunciato nelle previsioni settimanali, che sarà veramente potentissimo. Tutti quei pianeti retrogradi, tant'è che mi sono messa a fare un video di quasi 3 ore sul cielo di ottobre. Cioè, ho avuto proprio un'ispirazione, quindi non credo che farò i segni zodiacali per il mese di ottobre perché quel video di 2 ore, quasi 3 ore, batte su tutti i vostri temi natali, va bene? E quindi passiamo dallo zodiaco alla trascendenza, perché il corpo astrale sono gli astri, sono il karma che deve essere trasceso. E quindi facendo quel video io ho voluto, mi è arrivata questa intuizione, non so da dove, se era Lemuria, se era Sirio, se era non lo so, proprio perché sono stata proprio soddisfatta di fare quel video, soddisfatta, ve lo pubblico in settimana. Eh, vedere il cielo, gli astri, ci serve a monitorare la nostra evoluzione. Oltre a quello vi pubblicherò il tanto richiesto Magia Pratica 7, la malattia come strumento della salvezza, e come vedete stiamo ribaltando proprio i valori. E appena ribaltate i valori significa andare contro corrente, corrente del luogo comune.
invece affidarsi alla corrente naturale. E questo, ragazzi miei, tante cose ci sono da dire, ma ve lo dirò, ve lo dirò. Entriamo in questo autunno che veramente è un autunno che sancisce un prima e un dopo. E il mese di ottobre sarà proprio work in progress sulla tua nuova casa, su quella cattedrale interiore che state ergendo dentro di voi. E ne vedremo delle belle, ne vedremo delle belle, armati di spirito, armati di consapevolezza, perché è la consapevolezza che rende l'uomo libero, la conoscenza. E quindi sì, che vi volevo dire altro? Non mi ricordo, come al solito mi accendo la telecamera, voglio dire tante cose e poi mi dimentico. Questo, ragazzi miei, vediamo i nostri beniamini in questa chiusura di settembre, cosa ci combineranno in questa settimana. Lo facciamo dal 23 al 30 settembre, quindi comprensivo del lunedì, e andiamo a vedere cosa succede. Madonna, vi devo dire delle cose. Vabbè. Allora, energia maschile, energia femminile. Andiamo a vedere cosa succede. Lasciatevi ispirare dal nostro format. Ok? Allora, ah sì, questo vi volevo dire. Ehm, per chiunque la desiderasse, ho messo in vendita la mia tesi di laurea in formato PDF, scaricabile su PC, tablet e telefono, che si chiama Il risveglio della coscienza, è il mio primo libro, a tutti gli effetti, scritto nel 2019. Mi mandasse un'email a taromantic21@gmail.com. Ok? Ok. Allora, andiamo a vedere il nostro. Tu stai riprendendo? Sì, il nostro maschione, cosa ci combina in questa settimana? L'energia del maschile in questa settimana, che può essere anche una donna, ovviamente, sono energie. Questa è la ratio, quando non è acclimatata al sentire, questo è il sentire, va bene? Quindi il nostro relay si legge a più livelli, anche se non c'è nessuno, una persona fuori. Non importa, sono energie tue interne, ok, che potete riscontrare in tutti gli ambiti della vostra vita, nel lavoro, nelle relazioni, qualunque relazione esse siano. Allora, vediamo il nostro maschione. Qual è l'energia attuale del maschile nei confronti del femminile? Energia attuale del maschile nei confronti del femminile. Energia attuale, vediamo. 10 di coppe. Qua abbiamo energie maschili che condividono il loro benessere con la propria famiglia, con le persone che amano. Vedo molta energia familiare come energia attuale. Energia familiare come energia attuale, energia familiare di condivisione, anche nei confronti di una lei hanno una bellissima energia di condivisione. Vedo energia familiare, molti maschili. Vediamo i pensieri del maschile. L'eremita pensa molto a una persona e pensa anche al ricordo che aveva di questa persona con energia di condivisione. Sta pensando molto a una persona con l'eremita. L'eremita pensa al passato, pensa anche al passato di condivisione con qualcuno. È una persona molto riflessiva, pensa, è molto prudente prima di fare un'azione. Beh, vi ho detto che abbiamo tutti questi pianeti retrogradi e quindi cosa ci fa pensare questi pianeti retrogradi nel mese di ottobre, di cui già si sente l'influenza, no? Che la parte razionale fa un excursus del suo passato e quindi come lo fa? Con saggezza, come ci insegna l'eremita. Va prudente nei ricordi del suo passato e da lì acquisisce saggezza. Ok. Cosa ha nel cuore il maschile? Paggio di spade. Allora, il paggio di spade nel cuore mi dice che è possibile alcuni maschili siano in una condizione di triangolazione o altre persone pensano molto a una persona del loro passato e nel cuore hanno anche un'altra persona attuale. Può essere anche questo. Questa come sottocategoria del pensiero, no?
abbiamo un maschile col paggio di spade sul cuore che prima di a prescindere da quello che vi ho detto adesso, prima di aprirsi ci va cauto. Non si fida molto ad aprirsi, ci va cauto, anche se ha una bellissima energia nei confronti dell'altro fuori da sé, che può essere un femminile, o un'energia che ha maggiormente femminile, anche se è un uomo, quindi c'è un maschile cauto qua, cauto, paggio di spade nel cuore, è come se cercasse di vagliare i propri sentimenti un po' con la ragione. Quindi sta un po' così, diciamo, che cosa faccio? Cerca un po' di vagliare quello che prova con la ragione. Non stai facendo proprio bene, te lo dico. Non devi vagliare i sentimenti con la ragione. Allora, vediamo un po' qual è il blocco del maschile o la sfida in questa settimana. Vediamo un po'. E infatti il Cavaliere di Coppe, guardate come si parlano poi, no? L'avanzamento, l'invito d'amore, perché sta cauto. Quindi la sfida da superare in questa settimana è aprirsi emozionalmente, fare un invito a qualcuno che sta pensando molto, non essere tanto sulla difensiva, non avere tanto il cuore un po' sulla difensiva. Il blocco è il Cavaliere di Coppe, cioè aprirsi, cioè concedersi all'amore è il blocco. Perché ci va cauto, non si fida, magari ha sofferto. Concedersi all'amore, concedersi alle proprie emozioni, non vagliare le emozioni col paggio di spade con la ragione. Concedersi all'amore, quindi quando ti concedi all'amore, cioè alle tue emozioni, ti concedi anche alla persona fuori. Questa è la sfida da superare. Ok, vediamo da questa parte il femminile. Energia attuale del femminile. Energia attuale del femminile nei confronti del maschile o semplicemente energia attuale del femminile, come la troviamo? Con la regina di spade. La regina di spade. Allora, la vediamo con la regina di spade cercando di avere le idee chiare per se stessa, di fare la cosa giusta per se stessa, le cose giuste per se stessa, cercando di avere la mente lucida, chiara. Nei confronti di un maschile possiamo avere un femminile un po' sulla difensiva, che fa un po', diciamo, lo scanner all'altra persona, anche un femminile che sta un po' sulla difensiva rispetto alle sue emozioni, però poi lo andiamo a vedere sul cuore. Cerca di essere una persona più razionale, la vedo qua, un po' più 9 di bastoni, sì, allora, qua vedo un femminile sulle sue, va bene, un femminile sulle sue, nei confronti dell'altro fuori da sé. Vediamo cosa ha nei pensieri. 7 di bastoni. Qua ci sono femminili che hanno messo limiti al maschile e quindi stanno sulla difensiva, molto chiare le carte. Cioè ci sono proprio femminili che stanno sulla difensiva un po' così rispetto all'altro, no? O stanno pensando di mettere dei limiti a qualcuno, o stanno pensando di mettere limiti secondo le proprie, secondo quello che vogliono, insomma. Beh, le vedo un po' così, sulla difensiva. Vediamo cosa hanno nel cuore. Abbiamo il re di spade, il re e regina di spade. Qua abbiamo dei femminili che sono sulla difensiva col maschile. Ci sono dei femminili che non sentono i maschili e quindi hanno bloccato i maschili o stanno pensando di bloccarli o l'hanno già fatto. Abbiamo una coppia, re e regina di spade, e una coppia, per una coppia che denota un po' più di freddezza, no? Ci può essere freddezza tra maschile e femminile. O ci sono femminili che hanno freddezza col maschile. Vediamo un po', oppure stanno pensando di mettere dei freni, insomma. Vediamo qual è il blocco del femminile in questa settimana o la sfida da superare. Sono insoddisfatte, 4 di coppe. C'è un po' di noia o un po' di insoddisfazione nei confronti dell'altro, fuori da sé. Un po' di noia, un po' di insoddisfazione, oppure dei femminili che percepiscono che un maschile li ha messe un po' da parte,
o sono loro che mettono un po' da parte qualcuno, c'è un po' di insoddisfazione, un po' di noia, un po' di freddezza e un po' di insoddisfazione qua vedo, ok. Vediamo un po'. Sì, vediamo un po'. Abbiamo visto adesso come sta la parte interna, no? Vediamo nei fatti, nella realtà fenomenica, cosa può accadere tra le due energie. Vediamo. Allora, le intenzioni del maschile in questa settimana, quali sono nei confronti del femminile? Quali sono le intenzioni del maschile? La papessa di chiarirsi le idee. Ci sono dei dubbi sulle intenzioni che ha il maschile, quindi nelle intenzioni c'è di chiarirsi le idee, cercare di seguire l'intuito piuttosto che la ragione, come ti ho detto qui, perché l'eremita nei pensieri è una persona che sta pensando tanto ma non vuole fare scelte affrettate, sta pensando tanto, rimugina anche su delle scelte del passato, ci va cauto, questa persona cerca di vagliare le emozioni attraverso la ragione, quindi con la papessa e le intenzioni ha un po' di dubbi che sta cercando di chiarirsi, vuole seguire piuttosto le intuizioni piuttosto che la ragione. E c'è una donna, una figura che può essere una figura che sta in ombra, che lui pensa tantissimo, tantissimo, o che non sente ma che lui pensa tantissimo, questa papessa qui, che ha un potere forte su di lui. Vediamo quali sono le azioni che farà nei confronti di questa papessa. Quali sono le azioni che lui farà nei confronti di lei in questa settimana? La ricontatta, 6 di coppe, o sceglie di seguire l'emozione piuttosto che la ragione. Bravo, vedi? Ti ho detto 2 parole e ti sei subito ricreduto. Ti sei spaventato, non è vero? Quindi 6 di coppe, le azioni che farà sono quelle di vivere dei bei momenti insieme, di riconnettersi con, non usare tanto la ragione, ma usare più, sai, i momenti ludici di bambino, approcciarsi alla parte più infantile nel senso bello del termine, mi spiego? Che tanta razionalità anche nel cuore, alla fine la sua intuizione, perché segue l'intuizione, gli detta di superare la sfida di questa settimana, aprirsi alle proprie emozioni e quindi passare con lei dei momenti belli, dolci, idilliaci, ma non solo rispetto a una persona. La sfida viene superata in questa settimana, la sfida del darsi alle proprie emozioni. A che cosa si darà lui in questa settimana come azione capitale rispetto alle sottocategorie di azione che sono quelle poi di affacciarsi a una persona? Si darà al suo bambino interiore. La sua intuizione gli dice di darsi al suo bambino interiore. Quindi tutto ciò che comporta il darsi al suo bambino interiore. E questa è la saggezza a cui conduce l'eremita. Vediamo, mettiamo di qua. Quali sono le intenzioni del femminile in questa settimana? Le intenzioni di lei quali sono in questa settimana? Il giudizio di prendere una decisione, Alcune di lei chiamano lui, o alcuni femminili, anche se è un uomo, vogliono come intenzioni chiamare una persona, anche dopo tanto tempo, e per risolvere. Fatto sta che il giudizio mi parla il giorno del giudizio, no? Prendere una decisione che stabilisce un prima e un dopo. 9 di bastoni, sì, prendere una decisione con determinazione, con coraggio. Quali sono le azioni che lei farà in questa settimana nei confronti di lui, o le azioni? Sì, paggio di bastoni. Molti femminili chiamano, hanno voglia di esplorare, prendono la decisione di aprirsi al nuovo. Non lo so se con una stessa persona o con una persona nuova. Certo è che escono dalla routine, da una situazione di noia o da una situazione di insoddisfazione emozionale. Quindi prendono la decisione di aprirsi al nuovo. Questo nuovo, che sia con una persona, che sia conoscere gente nuova, fatto sta che vengono stimolate da qualcosa, magari da un lavoro su loro stesse, nell'aprirsi
a nuovi orizzonti, a comunicazioni, di interesse, di aprirsi. Prendono questa decisione. Sì, vediamo un po'. Energia finale di lui nei confronti di lei. La regina di spade, infatti. Qua abbiamo regina di spade e regina di spade, quindi ci sono dei lui che prendono il coraggio, seguendo l'intuito, di superare anche dei limiti che il femminile gli ha messo. Va bene? E quindi questi limiti vengono superati come? Con la dolcezza, non con la freddezza del mentale. Quindi qua ci sono dei lui che si apriranno emozionalmente rispetto a una persona che è più fredda di loro. Ora vi dico anche un'altra cosa. Come leggiamo in lui lei su un altro livello che coesiste nelle altre sottocategorie, no? Delle realtà specifiche di ognuna di voi. Qua ci sono femminili che iniziano a fare pace con la loro parte femminile perché si iniziano a dare le loro emozioni. Dare le loro emozioni significa darsi al proprio bambino interiore. Hanno nel loro essere una percezione di un femminile distorto, ma questo lo vediamo da mesi e mesi e mesi nel nostro lui-lei, no? Se non anni. È quello a cui la persona razionale sta iniziando ad aprirsi. Hanno dentro di loro un femminile distorto a cui si stanno piano piano aprendo e risolvendosi. Hanno anche paura del giudizio del femminile, ma questo la loro intuizione li guiderà a superare tale giudizio. In settimana vi farò anche un brevissimo podcast sul giudizio, come liberarsi del giudizio altrui, ok. Mi sto ricordando adesso perché mi avete scritto tante email sul giudizio, come liberarsi dal giudizio, ok, e da questa carta mi è arrivata l'intuizione che ve lo devo dire. Allora, è già in programma. Qua abbiamo anche dei lui che hanno due donne, o due persone, lo vedevamo anche qui. Certo è in questo caso che pensano molto alla persona in ombra e vorrebbero riconnettersi con lei, però prima di tutto in questa settimana pensano anche di riconnettersi prima di tutto con la propria profondità, che poi è il bambino interiore, prima di fare dei passi verso quella lei che è in ombra. Ok, vediamo da questa parte. Energia finale di lei nei confronti di lui. Paggio di spade anche qui. Guarda, io ti dico che molte di lei si aprono al nuovo. Abbiamo femminili che si aprono al nuovo dopo che c'è stata una sensazione di freddezza con una persona, si aprono al nuovo. Se tale nuovo è uscire con gli amici, fare nuove conoscenze, ok? È questo. Altrimenti i femminili che si aprono al nuovo prendono la decisione di aprirsi al nuovo con la stessa persona con la quale c'è freddezza, superando questa noia, questa insoddisfazione emozionale. Quindi parlano, si aprono al nuovo e poi col paggio di spade stanno lì a vedere che cosa succede rispetto alla decisione che hanno preso di aprirsi a nuove possibilità con questa persona o con delle altre persone. Sì, perché è come se venissero, io vedo che farete anche dei sogni in questa settimana, dei sogni che vi porteranno, sapete che come vi ho spiegato nel video, se non sbaglio, il Magia Pratica 6, quando ho parlato di karma positivo, karma negativo, no? E come sciogliere il karma negativo, bisogna superare la grande soglia. Il superamento della grande soglia avviene attraverso quello che noi definiamo morte, ma la morte e la nascita sono due aspetti, due simboli dell'anima e avvengono continuamente questi simboli dell'anima. Quando dormiamo, per esempio, noi attraversiamo la grande soglia e il confine liminale, quello tra la veglia, il sonno e la veglia, quindi anche quando noi dormiamo superiamo, passiamo la grande soglia. Non so se ci avete mai fatto caso. Quando siete malate, no? Malati, io mi ricordo quando ho la febbre, non vedo l'ora di dormire, di dormire, di dormire. Ogni volta che dormo, io so che appena mi sveglio sto sempre meglio, dormo, sto sempre meglio. E quello è perché noi bruciamo karma ogni volta che ci addormentiamo. C'è quella, superiamo la grande soglia.
E quindi qua io vedo che voi in questa settimana farete anche dei sonnellini più del solito. Se non lo fate, ve lo suggerisco io, va bene? Io non dormivo mai prima, il pomeriggio, eccetera. Però da quando ho studiato, ho appreso questa consapevolezza, devo dire che pure quei 20 minuti che ti fai il pomeriggio, anche 20, bastano 20 minuti, non di più, eh? Cioè 20 minuti, quel dormiveglia, ok? Tu vai in quella soglia liminale, in quella, l'attraversamento della grande soglia, ok? Questo vi fa uscire fuori, vi fa bruciare più karma e vi vedo più predisposte o più aperti all'entusiasmo, mi spiego? All'entusiasmo. Ok, vediamo un po' qua. Allora, facciamoci tutti i nostri chiarimenti. Tu stai riprendendo? Sì. Allora, vediamo da questa parte energia attuale del maschile nei confronti del femminile con il 10 di coppe. Energia attuale di lui nei confronti di lei o energia attuale di lui con il 10 di coppe. Sette di denari, qua vedo un'attesa. Ci sono di lui che stanno aspettando, prima di riconnettersi con qualcuno, stanno aspettando o stanno seminando dei frutti in famiglia. O vedo dei lui che stanno attendendo, maschili che stanno attendendo qualcosa. Possono essere anche attese di natura economica e lavorativa, Vediamo i pensieri di lui con l'eremita, cos'è che sta pensando. Asso di spade, di parlare, di avere la mente chiara, ma soprattutto di parlare a qualcuno che non sente da tempo, oppure di parlare con qualcuno. Di parlare con saggezza, di chiamare, sta aspettando di fare una chiamata prima di incontrarsi, perché magari non si fidano tanto, c'è un'altra persona, dipende dai casi. Vediamo un po' cosa ha nel cuore il maschile, paggio di spade, 10 di bastoni. È possibile che ci sia un'altra persona, la situazione è diventata pesante per loro. È possibile che ci sia un'altra persona e la situazione è diventata pesante. E se non c'è nessun altro, è diventato pesante il fatto che la sua mente, il paggio di spade, voglia vagliare le emozioni attraverso di essa. Cioè è diventato pesante passare al vaglio le emozioni tramite la mente, mi spiego, non vogliono più pensare alle emozioni, vogliono vivere queste emozioni. Ci possono essere delle questioni pesanti di natura economica o familiare anche. Vediamo il cavaliere di coppe al blocco. L'asso di coppe, l'amore al blocco, infatti. Qua l'amore al blocco, un'opportunità d'amore al blocco. C'è questa opportunità, anche se al blocco, no? Però c'è. Avanzamento d'amore, nel senso fare un invito d'amore per un'opportunità d'amore. È al blocco. Vedere di spade o c'è freddezza con qualcuno, però la pensano a qualcuno. Vediamo questa papessa, le intenzioni di lui nei confronti di lei con la papessa. Regina di bastoni, qua c'è una donna in ombra per cui lui impazzisce. Guardate quante donne ci sono. Se questo è il vostro caso, altrimenti si denota un po' la dualità qua, no? E ve lo spiego adesso cosa vuol dire. Nelle intenzioni c'è un lui, allora come prima cosa che arriva lampante, lui che è attratto irrefrenabilmente da una donna che o con la quale c'è silenzio, o è la donna in ombra, o che non si vede. È attratto irrefrenabilmente una donna, o comunque un femminile, anche se uomo, che determina in lui l'accensione di una passione che è Kundalini, no? Energia nervosa a carattere sessuale, che non è sessualità intesa sotto forma di genitalità. La Kundalini è energia che crea, tutta l'energia si chiama Kundalini, tutta. E qua c'è una persona che a lui attrae moltissimo, non solo da un punto di vista passionale, erotico, ma anche da un punto di vista spirituale.
Vediamo un po' le azioni che farà lui nei confronti di lei in questa settimana. 6 di coppe, 9 di bastoni. Lui non si vuole arrendere in questa connessione perché impazzisce per questa donna, insomma. Non si vuole arrendere, al tempo stesso ci possono essere dei limiti prima che lui faccia questo passo, eh. Vedi, cavaliere di coppe, cavaliere di coppe. Lui le azioni che farà in questa settimana, come vi dicevo prima, già l'avevo preannunciato perché l'avevo già intravista questa cosa, si connetterà col suo bambino interiore e anche con i bei ricordi legati a una persona. Questo lo porterà a mettersi sempre più in contatto con se stesso, tanto poi da fare azioni un po' più importanti. Non credo in questa settimana che facciano azioni eclatanti. Sì, stanno un po' sulla difensiva perché qua ci sono i ricordi che premono anche per molti lui, ricordi che premono, ma sono anche ricordi non solo di una donna, qua ci sono femminili che richiamano in lui l'esigenza di connettersi col bambino interiore, cosa che il femminile distorto gli ha impedito fino a questo momento, cioè quello che loro pensavano del femminile, no? Vediamo un po' l'energia finale di lui nei confronti di lei con la regina di spade. Il carro, 6 di denari. Sì, alla fine qua ci sono viaggi, comunicazioni per venirsi incontro. Sì, energia finale però, quindi credo che entro la fine di questa settimana ci saranno dei maschili predisposti a viaggiare il carro verso un femminile regina di spade con la quale c'è un po' di freddezza, diciamo. Il 6 denari mi parla di un venirsi incontro, 6 denari corrispondente anche alla tappa, scusami, della bilancia, siamo già nella tappa della bilancia, e il paggio di denari mi parla di un invito. Sì, mi parla di un invito per venirsi incontro, per cercare di comprendersi, per cercare di comprendersi, il giusto dare, il giusto avere, no? Vanno con un po' di remore, però alla fine prendono un po' la situazione in mano e si confrontano, ok? Vanno con i piedi di piombo ma si confronteranno. Quindi ci sono maschili che dopo un'elaborazione intima e profonda si affacciano a quel sentimento più forte della loro razionalità per comprendersi, per alla fine mandano dei messaggi, cercano di incontrarsi, cercano di intendersi con questo femminile che li batte addosso in modo prepotente. Ok. Vediamo da questa parte. Vediamo, regina di spade, energia attuale del femminile nei confronti del maschile, regina di spade, regina di spade, regina di spade, energia attuale del femminile nei confronti del maschile, regina di spade. Sì, 4 di coppe, loro stanno un po' indispettite, un po' annoiate, o per la freddezza che c'è con qualcuno, oppure rispetto proprio all'amore, stanno un po' annoiate. O annoiate o un po' di abbassamento d'animo, un po' di uff, mi spiego? Stanno un po' così, un po' scocciate. Oppure adirate un po' perché qualcuno l'ha messe da parte. Però le vedo un po' più scocciate. Ecco, vediamo i pensieri di lei. 7 di bastoni. Il diavolo. Alcuni di lei hanno fatto delle cose un po' per ripicca, o stanno facendo un po' delle tipo di blocco per ripicca. Un po' dominate dall'ego, ti blocco per ripicca, non ti chiamo per ripicca, un po', dipende dal livello di coscienza in cui ci troviamo, no? Il fatto qual è? Adesso vi leggo quest'altra cosa su un livello di coscienza diverso, su una mente trascendente. E ci sono delle lei che non si accontentano, no? Diciamo, stanno lavorando tanto su loro stesse a seconda di chi sta lavorando più o meno su voi stesse e sulle emozioni. E quindi abbiamo una lei che cerca di avere la mente chiara e di avere una mente lucida, dei pensieri creativi e giusti
con le emozioni con le quali sta venendo a contatto, no? Molte di lei stanno venendo a contatto con delle emozioni di noia, di insoddisfazione e si avvicinano sempre di più a queste emozioni di noia e di insoddisfazione, la dea della noia, la dea dell'insoddisfazione, ok? Mentalmente cosa fanno mettendosi dandosi a queste emozioni? Mettono limiti, sette di bastoni a cosa? All'ego, il diavolo. Va bene? Questa è la lettura della mente trascendente. Quindi mettono limiti cercando di essere lucide rispetto alle emozioni di noia o apatia, eccetera. Mettono limiti all'ego. Avranno a che fare con quest'ego un po'. E mettono limiti all'ego. Cioè all'ego che ti il luogo comune, la morale comune. Perché stanno avendo a che fare con un maschile freddo. E quindi come ci si comporta rispetto alle emozioni che un maschile freddo ti può dare, perché la relazione ce l'hai sempre con le emozioni, non con la persona. E allora vedo che prendono alla fine una decisione di aprirsi, complice anche un po' di sonnellini che vi fate in più, di aprirsi al nuovo. Paggio di bastoni è l'eccitazione del nuovo, no? O che sia con la stessa persona o con una persona nuova, e questo è il senso. Vediamo cosa provano. Cosa prova lei? Cosa ha nel cuore? Re di spade? E infatti c'è la regina di bastoni qua. Ha come priorità se stessa. Lei nel cuore ha se stessa rispetto, grazie a una situazione con una persona con la quale c'è freddezza in questo momento, o in una situazione con una persona con la quale diciamo c'è silenzio o freddezza, o i rapporti sono un po' più freddi, raffreddati, lei grazie a queste emozioni riprende il suo potere, ne approfitta per essere in contatto sempre di più con le sue emozioni e fare esperienza in questa settimana magari con una persona che è più fredda, con una persona un po' più razionale, un po' più logica, approfittando di questo momento per lavorare su di sé prendendosi il potere. Regina di bastoni. Alcune di lei qua sanno che l'altra persona c'ha un'altra persona e questo le crea insoddisfazione. Questo nei fatti fenomenici, no? Che succede? Che si prendono la decisione di aprirsi al nuovo, di non aspettare nessuno. Ok? È da leggersi sempre a diversi livelli, no? Qua stiamo imparando a vedere tutto con un'altra mente. Io vi descrivo quello che accade a livello di realtà fenomenica e poi cerchiamo di traslare tutto sulla mente, l'approccio mentale trascendente. Allora, 4 di coppe. No, qua c'è un'altra carta dell'altro mazzo, se non sbaglio, sì. Che carta è? L'asso dei denari, appunto, si aprono al nuovo, ho detto. Allora, vediamo 4 di coppe. Qual è il blocco di lei nei confronti di lui? Blocco di lei nei confronti di lui e nei confronti dell'altro. 4 di coppe. Qual è il blocco di lei? Il 2 di coppe, anche lei ha l'amore. Anche lei ha l'amore. Lei è un po' insoddisfatta in tutto, ok? Sì che lavora con le emozioni, è un po' insoddisfatta, lavorerà con le emozioni dell'insoddisfazione, la dea dell'insoddisfazione. E il 2 di coppe al blocco, l'asso di coppe al blocco qua. Diciamo che l'amore con l'altro al blocco sta, perché non è felice, è imperatrice. E mette come priorità se stessa. Perché il 2 di coppe al blocco? Cavallo di bastoni. Non c'è avanzamento nella relazione con un'altra persona. E non c'è impulso con la relazione con un'altra persona. Manca di... Qua ci sono molte lei che vivono delle situazioni di freddezza senza passione con qualcuno e questo le ha scocciate. Le ha scocciate. Si sentono un po' depauperate di energia, di forza, tant'è che prendono la decisione di aprirsi al nuovo. Vediamo un po' il giudizio, energia, scusami, le intenzioni di lei nei confronti di lui con il giudizio. Il carro. Qua molte di lei si aprono al nuovo, il carro. Molte di lei si aprono al nuovo, gli ritorna la passione, anche la sessualità, l'erotismo, si aprono. Hanno intenzione anche di prendere la decisione di andare verso qualcuno o di prendere la decisione di aprirsi al nuovo, qualsiasi cosa sia questo aprirsi al nuovo. Vediamo il paggio di bastoni. Le azioni. 5 di coppe.
5 di coppe, secondo me si aprono al nuovo perché si aprono al nuovo o con altre persone, o comunque sia aprono, vedono gente nuova, eccetera, o comunque sia si aprono al nuovo perché c'è un'energia di tristezza che loro vogliono, hanno già lavorato sull'energia di tristezza, va bene? Si aprono al nuovo. Ora, l'altra interpretazione qual è? Che loro decidono in questa settimana di prendere la decisione, carro, giudizio, sono due carte di presa di decisione di avanzare, rispetto a cosa? Di esplorare, come ci insegna il paggio di bastoni, la dea della tristezza o la dea della mancanza. E lo fanno con entusiasmo, accogliendo con entusiasmo questa dea, aspettando di vedere cosa accade. Paggio di spade, nonostante la mente dice: ma che fai? Dici benedetta sia la dea della tristezza o la dea della frustrazione? Il paggio di spade dice: ma che fai? La mente, no? Ma che fai? E tu dici: aspetta, aspetta, non ti preoccupare, io ho capito che bisogna fare così e così faccio. Questo è l'approccio capitale, cioè l'approccio principale di cui le altre sottocategorie che vi ho detto fanno parte. Le altre sottocategorie sono la realtà fenomenica che può accadere a ognuna di voi. Alcuni di voi si aprono al nuovo perché sono stanchi di stare in una condizione di tristezza. Altre parlano anche pentite, alcuni femminili parlano pentiti di alcune cose. Quindi, ripeto, alcuni femminili prendono la decisione di parlare con qualcuno perché ha un po' di pentimento su alcune cose. Quindi cercano di aprirsi all'altro perché si pentono di qualcosa. Alcuni, ok? Poi, vediamo ancora il paggio di bastoni, le azioni del femminile. Il 2 di bastoni, sì, io qua vedo che, allora, se abbiamo a che fare con la dea dell'abbandono, della tristezza, eccetera, dove vi vedo entusiaste di accogliere questa dea, molte di voi prendono l'energia che le serve proprio perché l'hanno già accolta questa dea. Mi spiego perché come prima carta c'è il paggio di bastoni, cioè vi vedo già in fermento. Il 2 di bastoni mi parla di apertura di cammino, questo apre un nuovo cammino per te, un nuovo cammino per te, ok? E anche, sì, asso di bastoni, vedi, vedo energia creativa, energia in movimento, energia che riprende dopo una situazione qua un po' di apatia, no? Vediamo questo paggio di spade, energia finale di lei, energia finale di lei, la luna, 3 di denari, la torre, la torre. Perché la torre? Cavaliere di coppe, cavaliere di coppe, cavaliere di coppe. Allora, io credo che qua ci siano delle paure legate alle profondità della luna per fare dei piani insieme a qualcuno. Il 3 di denari, la torre. Per alcuni piani sono venuti meno e il movimento d'amore è venuto meno, viene meno. Alcuni piani devono essere posticipati oppure qua qualcuno viene a scoprire qualche cosa, ok? Qualcuno viene a scoprire qualche cosa. Le altre sottocategorie del messaggio sono queste, che per alcune di lei che si devono incontrare con una persona, no, ok? Qua abbiamo alcune energie che si devono incontrare con una persona di nascosto, va bene? Questo è un'altra sottocategoria del messaggio. Però non si possono più incontrare seppur parlano perché c'è qualcosa che succede e non si possono più incontrare, magari la persona ufficiale scopre qualcosa, cioè sono queste dinamiche qua, sono sottocategorie del messaggio stesso. Il messaggio principale, qualsiasi cosa accade, qual è? Quello che ti ho detto, mettiti in contatto con tutte le dee o gli dei che ti vengono a trovare affinché il regno octonio sotterraneo, la luna, tu possa scendere lì con forza, con determinazione e coraggio per affrontare cosa? Per affrontare la distruzione, come ci insegna la torre, di falsi dei, cavaliere di coppe, la distruzione di falsi dei, la distruzione del falso amore. Il falso amore è quello relativo a tutto ciò che ci detta la mente razionale e le emozioni sono il vero amore. Questo per dirlo in termini più alti, no? Al di là di tutto quello che può andare poi a succedere.
Fammene mettere un'altra ancora, perché il paggio di spade, anzi guarda, la riprendo perché è interessante quello che sta uscendo qua. Allora, perché il paggio di spade è il 3 di spade, vedi qua c'è o un piano che viene giù, che si devono rimandare dei piani, oppure è stato scoperto una terza persona, o è stata scoperta una mancanza di fiducia. Sì, regina di spade. O sei tu che prendi la decisione di smettere di non fidarti del mondo e affidarti alle emozioni, aprirti al nuovo, e qua ti vedo energia in fermento. O qualcuno di qua viene a scoprire che la persona con la quale sta in silenzio c'è un'altra persona. Tu che fai? Prendi la decisione il giorno del giudizio di aprirti al nuovo e superare anche la paura della dea dell'abbandono, della tristezza, e aprirti a nuove possibilità. E ci saranno nuove possibilità in questa settimana. Vedete poi durante la settimana dove vi risuono, ok? Io cerco di dirvi tutto quello che leggo, ok? Adesso andiamo a fare con i nostri oracoli lui-lei, che non lasciano spazio al dubbio, la profondità del nostro maschione in questa settimana. Però prima vado a mangiarmi un biscottino. Arrivo subito, eh. Allora, ragazze mie, mentre mi mangiavo il mio biscottino, un paio di biscottini, mi è arrivata la conferma, attraverso mail, di una nostra sorella, che potevo condividere con tutte voi qualcosa di meraviglioso, un moto della sua anima che mi ha veramente colpito. È una poesia legata, che viene fuori da un travaglio emozionale straordinario e la piena consapevolezza di quello che sta accadendo. Tant'è che gli ho scritto che a scrivere è stata la sua anima e ha adempiuto al travaglio emozionale che stava vivendo. Vi voglio leggere questa mail bellissima che proprio... Allora, stavamo per mettere gli oracoli lui-lei, ma li mettiamo, però voglio leggervi prima questa. Allora, la nostra sorella scrive: Poesia. Ciao Francesca, ti seguo da un paio di mesi, concomitanti con l'ennesima fine della stessa storia d'amore. Ho scoperto e scopro ogni giorno con immensa gioia l'universo dell'anima, e per tutto quello che insegni e condividi, io, come tutti, non possiamo che ringraziarti infinitamente. In questi mesi non sono riuscita a versare una sola lacrima. Questa sera ho ascoltato il podcast sulle fiamme gemelle e mi è venuta l'ispirazione per scrivere una poesia su questa storia. Io e lui eravamo soliti dirci per gioco che in altre vite io fossi stata una strega e lui un mago guerriero, e che sicuramente un giorno ci siamo incontrati mentre io ardevo e lui, nonostante mi vedesse bruciare, mi voltasse le spalle. Ascoltandoti ho cominciato a scrivere e ho sentito il bisogno di condividere con te questa poesia. Forse perché sono del segno dei pesci, ascendente Vergine, e oggi c'è l'eclissi. Rileggendola ho cominciato a singhiozzare e a piangere come non avevo fatto dalla nostra rottura. Grazie di cuore, ti voglio bene. Vi leggo questa poesia pazzesca. Il fuoco cominciava a lambire i miei piedi ed io ero legata e sola. Gli illusi si erano allontanati pensando così di risolvere, bruciando me, i loro demoni. Ti sei avvicinato incuriosito, spronando leggermente il cavallo. Il tuo mantello cadeva sopra i suoi fianchi e il gelo attorno faceva esalare vapore dalla tua figura e dalle sue narici frementi. Mi hai guardata ed io ho pensato di essere salva, i miei occhi pieni di speranza. Invece, con un colpo di sprone ti sei girato di spalle. La prudenza agita d'impulso, la stessa ragione degli illusi. Ma io non sono arsa perché la pioggia ha cominciato a scendere e la poesia a sciogliere le mie corde. Mi ricordai delle tue spalle e seppi che tu, al contrario di me, dovevi ancora salvarti. Cioè, ragazzi, allora, ho i brividi di nuovo. Questa è la consapevolezza della tua anima rispetto alle gabbie dell'io. Mi ricordai delle tue spalle e seppi che tu, al contrario di me, dovevi ancora salvarti. Io brucio i miei attaccamenti sul rogo. Mi fa male, ma so che quella è la mia salvezza. Tu
che non hai il coraggio di bruciare, devi ancora salvarti. Cioè, mi spiego, la nostra sorella si fa portavoce di quello che tutto il collettivo sta vivendo. E ci si avvicina incuriositi, no? Ti sei avvicinato incuriosito a chi sta bruciando l'ego, però hai troppa paura e ti tiri indietro. E lì anche la nostra consapevolezza di non interferire nella evoluzione dell'altro che non è pronto. Si avvicina incuriosito. Perché? Perché sa che quella è la strada, però non è ancora pronto. E quindi la nostra sorella continua dicendo: io sono dispiaciuta per lui perché non riesce a venire fuori dalla gabbia dell'io, che lo difende apparentemente dalle tante sofferenze vissute. E quindi cosa vuol dire questo? La nostra sorella sta proiettando le sue paure, i suoi attaccamenti su questa persona che è una maschera del divino e attraverso di essa si fa portavoce dello scioglimento delle sue paure e dei suoi attaccamenti. Quindi cosa sentiamo quando pensiamo all'altra persona? Quello che senti, quell'emozione è il protagonista della tua storia, non la persona. E allora questo significa slittare da una mente creativa, da una mente razionale a una mente creativa, dall'io alla mente trascendente. E questo non significa non vivere relazioni, ma significa con questa consapevolezza vivere relazioni sempre più appaganti, laddove le tue paure che sciogli grazie alla consapevolezza delle emozioni ti fanno vivere l'interezza di una relazione. L'amore è il darsi. Allora il nostro sposo o sposa celeste ci fa mettere davanti tante persone o sempre la stessa persona o sempre il ricordo di quella persona, perché quel ricordo non è un ricordo, il passato non esiste. È l'emozione che porta in essere di nuovo la storia, ma la storia è con la tua emozione. Il darti a quella tua emozione ti farà sperimentare relazioni sempre più integre ed appaganti. Noi stiamo cambiando mente, ragazzi miei, stiamo facendo la rivoluzione spirituale. E qua a vincere saranno i mistici. Fabio direbbe gli intuitivi. Io direi i mistici. Il mistico, l'uomo trascendente, il mistico. Quindi la nostra sorella continua scrivendo, no? Continua scrivendo: io sono dispiaciuta per lui perché non riesce a venire fuori dalla gabbia dell'io. Quel dispiacere che provi, lo dico per lei ma vale per tutti, il dispiacere che provi per la persona è la dea del dispiacere, ma non è la persona. Tu ti stai sciogliendo grazie a questa emozione del dispiacere, le tue paure, i tuoi attaccamenti relativi e le resistenze relativi al darti. L'altra persona non esiste, è un'immagine della tua anima, non esiste in qualità di soggetto a sé, distinto e separato da te. È distinto sì, ma non separato da te, dal tuo film, dal tuo mondo unico. Mi spiego? L'altra persona non esiste in qualità di altra persona fuori da te, è un'immagine della tua anima che karmicamente devi vivere affinché tu possa sciogliere paure, attaccamenti e resistenze. Quindi poi dice: spero se non con me che ci riesca con un'altra donna. Io non posso che ringraziarlo per ciò che di me attraverso lui ho scoperto. Qua è il gol. Io non posso che ringraziarlo per ciò che di me attraverso di lui ho scoperto. Questa è la consapevolezza che ti rende libera. Il senso è proprio questo.
il darsi alle proprie emozioni e anche il raccontarsi un'altra storia. Attraverso questa poesia, questo racconto della strega e del mago, la nostra sorella ha slittato, perché ogni immaginazione che ci arriva, ogni creazione come questa storia, la narrazione che ha fatto la nostra sorella di un'altra storia passata che loro due potevano aver vissuto, ha fatto sì che la nostra sorella si staccasse dalla gabbia dell'io, impersonificandosi nella storia attuale. Infatti, come vi dirò in un altro podcast che lo sto preparando, la tecnica di regressione alle vite passate, i nostri avi, i nostri antenati, la meditazione, i mandala, sono tutte tecniche che ci servono a uscire dall'io e a universalizzare l'esperienza. Quando tu vedi da fuori l'esperienza, tu te ne fai consapevole, te ne fai capace. Quando vedi che anche i tuoi avi hanno vissuto la stessa esperienza, se facciamo la tecnica degli avi e gli antenati, se vediamo in nostre vite passate che abbiamo vissuto le stesse esperienze e allora ce ne facciamo capaci guardando la cosa come un film. Vediamo il mito che stiamo mettendo in scena. Come dice James Hillman, il padre della psicologia archetipica, ognuno di noi mette sulla scena della vita un mito, un racconto, una narrazione e si riscatta, cioè si libera, quando vede il mito che sta mettendo in scena sulla vita vivendo, cioè quando parli con gli dei, ti affidi alle emozioni. Quindi creare una storia, una nuova storia, che può essere una nuova storia antica, come ha scritto la nostra sorella della strega del mago guerriero, ha fatto staccare la nostra sorella dall'io, cioè lei ha fatto un'opera sciamanica scrivendo questa storia. Scusate, è passata una moto. Ha scritto una storia sciamanica, si è traghettata in un'altra dimensione, laddove ha preso coscienza di qualcosa di cui lei stessa può essere ignara a livello consapevole e cosciente, razionale, però ha prodotto la disidentificazione dall'io. E scrivere o immaginare un'altra storia, una storia diversa rispetto al problema che abbiamo odierno, si chiama lo strumento dello storytelling, cioè raccontarsi, narrarsi una storia diversa, poetica, perché come vi dico sempre l'anima ha una struttura poetica. Quando noi comunichiamo con l'anima sotto forma di storie, racconti, con le formule magiche, l'anima capisce subito. Ok? Con la mente razionale l'anima non ci vuole avere a che fare. Vuole solo che la mente razionale sia al suo servizio. Per esempio, spesso mi sono immaginata sapete, il mio lavoro sulle emozioni rispetto a papà, no? Rispetto a mio padre, con il quale sono, sapete quanto sono visceralmente legata a papà. E, perché in famiglia lo accusano sempre che lui se ne vuole stare solo a casa, non vuole uscire mai, ha il suo mondo, ha i suoi libri, ha la sua penna, scrive. Mio padre è un filosofo, è un poeta, mia madre invece è una donna molto, molto vivace e anche 11 anni più piccola di papà. Vuole sempre uscire, amici, feste, così. E poi si incazza con papà perché lei non l'accompagna, no? E mio padre dice, vai da sola, no? E mia madre si arrabbia perché deve andare pure lui. Allora, io queste scene le ho vissute per tutta la vita. Fino a quando stavo male per papà, va bene? Perché lo accusava sempre, lo additava sempre. Ma dico, ma sto Cristiano vuole stare da solo a casa. Io mi sento molto vicino a papà, proprio perché mi sento avere la stessa. Anche quando i miei amici mi dicono andiamo, facciamo, così, facciamo. Non lo so, gli dico, non lo so, dipende dal momento in cui sto. Non sono avvezza, in passato sì, però sono gli ultimi anni. Ho uno stile di vita più naturale che artificioso, diciamo. Cioè mi voglio coricare presto, mi sveglio poco dopo l'alba, ecco, più naturale. Non dico uno stile di vita meglio o peggio, fatto sta che l'esperienza mi ha portato ad acclimatarmi di più ai cicli naturali. Infatti i miei amici scherzano e mi dicono sempre
La Francesca si corica alle 9:30. Non la chiamiamo dopo le 9:30. Voi sapete che vi ho risposto anche a mezzanotte. Non è questione di coricarmi presto, è questione di stare energeticamente nel mio nido di casa per essere al servizio sempre meglio, no? Poi tutta la tua vita si confà al servizio che fai. Quindi vi stavo dicendo che per anni questa diatriba tra mia madre e mio padre, no, io stavo sempre male perché lo trattava male, va bene? Allora a un certo punto mi sono raccontata una storia diversa, utilizzando l'approccio dello storytelling, che è un approccio sciamanico, no? Mi sono immaginata che mio padre fosse un grande mistico di una tribù mongola, perché mio padre ha gli occhi a mandorla, mongola, cinese, un po' così. Anche la mamma di mio padre aveva gli occhi a mandorla. Io gli occhi a mandorla, insomma, anche mio fratello. Quindi mi sono immaginata che mio padre era un mistico di una tribù mongola, o era tipo questi anche vecchi samurai che stavano lì nelle loro abitazioni, che dicevano una parola ogni 1000. Ecco, io mi sono immaginata mio padre che fosse questa persona qui. E quindi era giusto che stesse nel suo habitat indisturbato, e da quel momento in poi, ragazze mie e ragazzi, io non ho più avuto il problema di mio padre che non voleva uscire, eccetera. No, perché mio padre è un antico samurai. E tutte le immagini che ci vengono, quello che la tua mente razionale potrebbe additare, screditare, dice solo fantasia. Aspettate un attimo. La mente razionale dice solo fantasia quando vuole screditare ciò che non è misurabile, controllabile e prevedibile. Qua stiamo ribaltando i valori. Allora voi dovete sapere che le immagini che vi vengono, il racconto che vi viene rispetto a un problema specifico che avete, non è mai casuale. Perché al 99,99% periodico mio padre era veramente un antico samurai. Altrimenti nella tua immaginazione, siccome l'anima immagina tutto e quello che immagina è reale, non mi sarebbe manco arrivato. Ok? Quindi, questo per dirvi cosa, raccontarvi... Ah, questo vi stavo dicendo. Quando io ho immaginato mio padre come un antico samurai, il saggio della tribù, mi spiego, no? Avete capito? Con questi occhi a mandorla, un po' così, datevi vediamo pure un po' da ridere. E anche in casa mia madre ha cambiato atteggiamento con papà. È stata una cosa magica, ragazze. E ho detto, ma guarda tu che cosa straordinaria. Anche mia madre ha capito che mio padre è un samurai. Cioè, avete capito? Quello è il mio mondo, è la mia realtà. Tornare bambini è quello che sin dalla notte dei tempi tutte le grandi scritture ci dicono sempre. Anche nella nostra cultura occidentale, lasciate che i bambini vengano a me, diceva il Gesù. E in tutte le tradizioni sciamaniche lo sciamano è come il mago, un po' bambino, un po' così, un po' distratto dalla quotidianità, un po' nel mondo suo, sempre eccitato, sempre, sapete che la parola sciamano significa anche il sempre eccitato, no? Quindi vedete, come vedete, tutte le culture, in tutte le culture c'è un substrato di collante, un collante che unisce tutte le culture, le antiche tradizioni. E quindi raccontarsi una storia serve a farti uscire dall'io. Questa storia che ti narri, questa narrazione, guarisce. Va bene? Ok. Quindi ringrazio la nostra sorella che mi ha ispirato per fare un altro podcast, che l'ho fatto adesso. Quindi grazie veramente. E adesso andiamo a vedere con i nostri oracoli lui lei che cosa il maschile di questa settimana ci racconterà. Vediamo. Cosa ci racconterà il maschile in questa settimana? Cosa ci racconta? Cos'è che sente con questa connessione profonda con quel 6 di coppe?
l'amore è follia, ma meno male. L'amore è follia. Quasi si sente folle di pensare a lei in un certo modo. Quasi si sente folle rispetto a pensare a una lei che non vede da tanto tempo, rispetto a pensare a una lei che lo entusiasma così tanto nonostante ci sia freddezza. Quasi si sente folle, ma meno male. L'amore è follia. L'amore non è ragione. Tutto ciò che non rientra nei parametri di misurabilità, governabilità e prevedibilità, la mente lo giudica follia. Quindi il maschile si sta aprendo consapevolmente al sentire dell'amore al femminile. Ok? Bellissimo. Vediamo ancora. Non conosco altra ragione di amarti che amarti. Qua si arrende proprio alla volontà del suo cuore, nonostante gli metta le difese al cuore, si arrende alla volontà del cuore. Non conosco altra ragione di amarti che amarti. Appunto, la ragione si prostra al servizio del sentimento. Ok. Cos'altro ci racconta il maschile in questa settimana? Le tue mani, la tua bocca, il tuo corpo, la tua mente, voglio tutto di te. Eccola qua, regina di bastoni e papessa. Le tue mani, la tua bocca, il tuo corpo, regina di bastoni, la tua mente, papessa, voglio tutto di te. Anima, corpo e spirito, vuole tutto. Come lo trasliamo questo maschile su una mente creativa? Il maschile vuole tutto del femminile. Il femminile è da intendersi come quella parte del mistero, come la fede, la bellezza della fede nel mistero, perché è la bellezza nella fede del mistero che mi scatena l'energia creativa, la Kundalini per creare, per essere un nuovo me stesso, quel me stesso che non sono mai stato, perché sono stato vittima di un condizionamento moralistico che mi ha fatto vedere ed essere vittima, appunto, delle mie stesse immagini, della mia stessa creazione di vita. Bellissimo, bellissimo, incredibile, magnifico e stupendo, è stupendo, è stupendo. Adesso voglio mettere, so che state già ridendo perché ho messo, ma io qua sto prendendo i Sefirion. Guarda, gli voglio concedere che te le metto tutte, sono 6, vediamo che carta ci esce, vediamo che cosa supera con questo mancato darsi alle emozioni che poi abbiamo visto che si dà. Con quale paura avrà a che fare se ci mettono il regno del egregorico, o vediamo che cosa ci esce, va bene? Ok. Sul maschile, qual è la carta che ci esce sul maschile? Come, vediamo, in base a quello che esce, vi dico. Il maschile, questa razionalità. Qual è la carta dei Sefirion corrispondente in questa settimana sul maschile? No, troppe, ne voglio solo una per favore. Eccola. Ta-da! Vediamo. La giro piano piano. Wow! Bravo! Il regno della chiara luce non è più vittima delle sue emozioni. Lo vedevamo anche qui, ma lo stiamo vedendo, che il maschile si inizia a dare proprio. Il regno della chiara luce è l'adempimento di una lezione spirituale importante, da vittima a mago. Sono contentissima di questa cosa, Vediamo un po'. Qual è il regno della chiara luce corrispondente all'adempimento spirituale del maschile? Vediamo. Bellezza, armonia, centratura, esperienza premiata, sei nel tuo centro, respira, ora vedi, il maschile vedrà la verità. La verità è unica sola e si chiama amore.
La bellezza, come vi ho detto anche nel podcast, se non sbaglio, in Magia Pratica 6 o 5, non mi sto ricordando, uno degli ultimi comunque. La bellezza è la forma attraverso cui l'amore si esprime in natura. È la forma attraverso cui il sacro si esprime in natura. La bellezza ha a che fare con l'evanescenza, cioè con la tutto evanescente, tutto evanescente. Perché? La natura si dà da se stessa. Questo darsi per l'anima è amore, si dà alle proprie emozioni, alla bellezza, al femminile, alla fede, si dà. Per l'ego, questo darsi, l'amore, significa morte. Quindi la razionalità, l'ego, diciamo che incontra il sacro in questa settimana, dandosi all'amore, creando pura bellezza e lo riconoscerà subito. Molto commovente sta stesa, ma io gli faccio un applauso ai nostri beniamini, molto commovente, bellissimo veramente, bellissimo veramente. Guarda, adesso per ultimo voglio mettere una carta dello sciamano sul femminile, vediamo. Vediamo un po' sul femminile. Qual è l'approccio del femminile in questa settimana? L'approccio sciamanico. La rivelazione, bellissimo. Il femminile avrà la rivelazione, che è un po' come il giudizio, E il femminile non è tanto un approccio sciamanico, quanto l'approccio sciamanico è sotteso a quello che vi sto per dire. I femminili avranno una rivelazione in questa settimana. Tale rivelazione ha a che fare con una presa di posizione nell'aprirsi all'entusiasmo, al nuovo, cioè faranno un punto a capo da una situazione di apatia, un po' di noia, eccetera, boom, c'è un risvegliarsi. L'approccio sciamanico è tenerti aperta o aperto alla rivelazione che il mondo intorno ti farà. Allora, tutte le immagini che proietti durante la giornata sono immagini dell'anima. In queste immagini tu troverai rivelazione e non dico altro. Fatto sta che come comune denominatore il nostro lui-lei questa settimana ci dicono che verrà incontrato il sacro. Si incontra il sacro, cioè il darsi. E quando si incontra il sacro si comprende che non c'è altra ragione per cui vivere. Wow, detto questo, è una stesa bellissima, molto commovente. E io concludo qui, ragazze mie. Concludo qui. Avremo una settimana importante, piena di novità, podcast importanti su come procedere nel sentiero. E quando vi pubblicherò quello sui segni, sull'oroscopo di ottobre 2024, mettetevelo lì una sera tranquille e guardatevelo tranquillamente, ok? Detto questo, grazie, 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 grazie. Stiamo facendo il lavoro di risveglio dell'umanità e ognuna di voi, ognuno di voi è una parte imprescindibile di questa grandiosa epoca. Detto questo, vi abbraccio tutte e tutti, noi ci sentiamo prestissimo e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!